In una lunga intervista a Repubblica, Federica Pellegrini ci informa di aver baciato una donna durante una serata alcolica. Racconta anche che quando le capitò di lasciare il collega Luca Marin, tutta la squadra si schierò con lui. La donna viene sempre sminuita, dichiara la nuotatrice, che aggiunge: se è la donna a lasciare, allora è una stronza. Insomma, che abbiamo Federica Pellegrini, arruolata d'ufficio nel premiato Lamentificio SRL. Vorremmo dirti in merito 2 cosette facili, Fede. La prima: hai baciato una donna senza la reale volontà di farlo. Dici che non c'era attrazione, ma la cosa è successa senza colpa di nessuno, senza strascichi giudiziari, senza scandali, senza titoloni, semplicemente perché era una serata un po' alcolica. Bene, adesso stai attenta che ti spieghiamo i privilegi del patriarcato. Se la stessa cosa fosse successa con un uomo, tipo seratina nei locali, entrambi brilli, nessuna reale volontà di baciarlo, lui potrebbe finire a processo, accusato di violenza sessuale. In sostanza, lei ti bacia, è serata alcolica, lui ti bacia, è oppressione patriarcale. La tua baciatrice era brilla quanto te. È impossibile stabilire il confine tra chi delle due dovesse mantenere il controllo e chi potesse perderlo, tra chi fosse responsabile e chi deresponsabilizzata. Per un baciatore, invece, il confine è chiarissimo. La responsabilità è dell'uomo sempre e comunque, perché il bruto approfitta del tuo stato confusionale, delle tue minorate difese, della tua inconsapevolezza di ciò che stai facendo a causa dei 4 drink che hai bevuto, anche se lui ne ha bevuti 8. Lui è più brillo di te, ma è responsabile, anche penalmente, perché deve sapere ciò che sta facendo. Tu sei meno brilla di lui, ma vieni deresponsabilizzata, perché autorizzata in quanto donna a non sapere ciò che stai facendo. Puoi realizzare il mattino dopo che in fondo di quel bacio non avevi voglia, puoi ripensarci, puoi chiedergli un risarcimento, puoi denunciarlo, puoi rovinarlo. Anche se la sera prima non eri affatto recalcitrante, anche se hai partecipato attivamente, anche se non hai manifestato dissenso. Il dissenso puoi esprimerlo a posteriori. Lui, la sera prima, era colpevole senza sapere di esserlo. Aveva il dovere di immaginare ciò che nemmeno tu stavi immaginando. È il patriarcato, baby. La seconda: ti senti vittima del patriarcato ripensando alla storia di Giulia Cecchettin, perché non hai avuto la solidarietà della squadra quando hai mollato uno dei tuoi precedenti fidanzati. Dov'è il nesso? Quella di Giulia è una tragedia da cronaca nera, il tuo è gossip da giornaletti rosa. Davvero bisogna spiegarti la differenza? Vabbè, citare il caso Cecchettin è trendy, attira consensi, è femministicamente corretto. Inoltre sei fuori strada quando attacchi col vittimismo d'ordinanza. Se fossi stata un uomo sarebbe stato diverso. Da Elon Musk a Bill Gates, da Briatore a Berlusconi, da Corona a Gianbruno, da Lollobrigida a Berrettini, da Balotelli a Fedez, sai dire quale personaggio noto ha avuto il privilegio della solidarietà patriarcale dopo la rottura della coppia? Per non parlare dei milioni di anonimi Mario, Pino e Carlo che non finiranno mai sui giornaletti di gossip, ma sono in strada, senza casa, senza soldi e senza figli, però possono contare sui meravigliosi privilegi del patriarcato. Insomma, Fede, a proposito di questa tua recente svolta iperfemminista, vai bene così, sei sulla strada giusta. La contrapposizione maschio-donna è un must del femministicamente corretto. Tanti auguri, Fede. Ora aspettiamo con ansia la tua prossima lezione sul patriarcato.